Il primo vero banco di prova per Roatta fu la guerra di Etiopia. Pochi mesi prima dell'inizio del conflitto venne creata la sezione speciale AO, Africa Orientale, che agiva in due direzioni. Contrastando l'intelligence inglese e francese nell'appoggio all'Etiopia e intercettando il traffico di armi dall'Europa verso Gibuti, armi destinate all'esercito dell'imperatore Haile Selassie. Il SIM fu poi attivo anche nel tentativo di sobillare il maggior numero possibile di minoranze etniche dall'Etiopia contro l'elemento dominante Amhara. Azioni mirate furono svolte sui Galla, sugli Hararini, i Tigrini e i Somali. Un altro episodio interessante di questo conflitto fu un'operazione volta a mitigare la condanna dell'impiego di gas benefici da parte del Regio Esercito nel corso della guerra. I giornalisti stranieri presenti al fronte al seguito delle truppe del Negus avevano già scritto numerosi reportage nei quali si faceva riferimento a tale crimine di guerra compiuto dagli italiani. Il SIM venne a conoscenza del fatto che un servizio fotografico sulle vittime dei gas era stato spedito ad un noto giornale londinese. Gli agenti italiani riuscirono quindi ad intercettare le immagini e a sostituirle con altre foto che ritraevano vittime della lebbra. Il quotidiano britannico non si accorse dell'inganno e pubblicò il servizio. Fu quindi facile per la diplomazia italiana controbattere dimostrando che i morti non avevano nulla a che fare con i gas. Ma è con lo scatenarsi della guerra in Spagna nell'estate del 1936 che il SIM si trasformò definitivamente in strumento politico del regime. In Spagna, l'intero gruppo di vertice del SIM ricoprì prima incarichi di collegamento presso il Comando Supremo del generale Francisco Franco e poi andò a formare, fino alla metà del 1937, l'intero comando del Corpo Truppe Volontarie, il CTV. Lo stesso Mario Roatta fu nominato nel 1936 comandante del CTV. Nel marzo del 1937 Roatta subì una dura sconfitta a Guadalajara contro la 12ª Brigata Internazionale, comprendente il battaglione Garibaldi, formato prevalentemente da volontari italiani antifascisti. Poco tempo dopo il suo ruolo fu ridimensionato ed il comando dei volontari fu assunto dal generale Ettore Bastico. Mentre Roatta era impegnato al comando della spedizione in Spagna, il controllo effettivo del SIM era passato nelle mani del colonnello Paolo Angioi. Secondo risultanze giudiziarie, Roatta, insieme ad Angioi, sarebbe stato l'ideatore del piano per uccidere i fratelli Rosselli, assassinati in Francia nel 1937. Così descrive l'episodio Giuseppe De Lutis nel suo libro Storia dei servizi segreti in Italia. L'11 giugno 1937 i corpi sfigurati di Carlo e Nello Rosselli furono rinvenuti alla periferia di Bagnols-sur-L'Orne, in Normandia, dietro una siepe che correva lungo la strada statale. I due antifascisti si stavano dirigendo in macchina verso Bagnol, quando erano stati fermati, probabilmente con un pretesto, dagli occupanti di un'altra vettura. Carlo fu colpito a morte appena sceso dall'auto. Il fratello Nello, molto più robusto, si era difeso disperatamente, crollando solo dopo che i colpi degli aggressori gli avevano ridotto il volto a una maschera di sangue. Per l'omicidio Rosselli, Roatta, Angioi ed altri funzionari saranno processati nel 1945. Roatta riuscì nel corso del processo a fuggire dall'ospedale militare presso il liceo Virgilio e a riparare nella Spagna franchista, dalla quale tornerà solo nel 1966. Nel settembre 1940 Mussolini sostituì Carboni con un ufficiale di 48 anni, il colonnello Cesare Amè, che contava una solida esperienza all'interno del SIM. Fra i maggiori successi del SIM sotto la guida di Amè ci fu appunto il furto del Black Code,
che fu sottratto all'ambasciata americana di Roma da parte di 2 carabinieri, grazie anche alla complicità di 2 uscieri italiani. Gli uscieri, infatti, riuscirono a prendere un calco della chiave che apriva la cassaforte utilizzata dal colonnello Norman Fisk, uno degli addetti dell'ambasciata, e dove si custodiva anche il Black Code. La chiave fu poi riprodotta e provata con successo. A questo punto intervennero 2 carabinieri della sezione P, comandata dal colonnello Manfredi Talamo, che nottetempo e con la complicità degli uscieri entrarono nell'ambasciata, prelevarono il codice, lo portarono nel quartier generale del SIM per fotografarlo e quindi lo riposero nuovamente al suo posto. Il tutto avvenne nel settembre 1941, cioè quando gli Stati Uniti non erano ancora entrati in guerra e quindi erano una nazione neutrale. Gli inglesi, nel tentativo di ingraziarsi gli americani perché decidessero di entrare in guerra al loro fianco, erano molto generosi nel tenere i potenziali alleati al corrente delle loro operazioni. Le informazioni così carpite divennero molto interessanti, soprattutto quando, con l'entrata in guerra degli Stati Uniti nel dicembre del 1941, il colonnello Frank Bonner Fellers fu trasferito al Cairo come ufficiale di collegamento con il comando britannico, anche se non aveva alcuna simpatia per gli inglesi, e cominciò a utilizzare il codice per inviare informazioni dettagliate sulla situazione delle truppe e le intenzioni dei comandanti. Il codice, infatti, non fu cambiato con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, e così Fellers, a sua insaputa, divenne una preziosa fonte di informazioni per le forze dell'asse. I tanto celebrati successi di Rommel furono quindi in gran parte dovuti al fatto che ricevesse quotidianamente dagli italiani bollettini contenenti le comunicazioni intercettate. Il SIM però passava ai tedeschi solo le trascrizioni e non condivise mai con gli alleati dell'asse le chiavi del codice stesso. Ma gli italiani non sapevano che l'ufficio di crittoanalisi tedesco, nell'autunno del 1941, era riuscito a sua volta a decodificare lo stesso codice nella loro stazione di ascolto posta nel castello medievale di Lauf an der Pegnitz, presso Norimberga, dove avevano 150 tecnici che ascoltavano le stesse trasmissioni e le decodificavano. I messaggi di Fellers, che Rommel cominciò ad indicare come die gute Quelle, la buona fonte in tedesco, erano facilmente riconoscibili tra i tanti che viaggiavano nell'etere, in quanto l'ufficiale li inviava sempre a Washington firmandoli invariabilmente con Fellers. Grazie alle informazioni ricevute, Rommel poté così manovrare meglio, conoscendo in anticipo le mosse dell'avversario. I messaggi di Fellers furono anche essenziali nel mettere in allarme le potenze dell'asse sulle operazioni Vigorous e Harpoon, 2 convogli inviati rispettivamente da Gibilterra e da Alessandria d'Egitto per rifornire Malta fra il 14 e il 16 giugno 1942. Per i continui attacchi subiti, il convoglio proveniente da Gibilterra fu costretto a rientrare. Da quello partito da Alessandria giunsero a destinazione solo 2 mercantili su 6. Il SIM, intercettando un messaggio del colonnello Fellers, rilevò che nel giugno 1942 2 convogli alleati sarebbero giunti a Malta. E così, nella battaglia di mezzo giugno, ci fu uno dei maggiori successi della Regia Marina nella Seconda Guerra Mondiale, poiché gli italo-tedeschi agivano sia nel teatro del Mediterraneo che in quello nordafricano, sempre d'anticipo mostrando di conoscere in dettaglio i loro piani. Gli inglesi cominciarono a sospettare una falla nel loro sistema di sicurezza, intuendo anche che poteva essere rappresentata da Fellers, ma non poterono provarlo.